In questa lezione scoprirete l'iconografia della morte. Se siete interessati alla lezione integrale potete cliccare nel primo link in descrizione o nel link che appare all'inizio della lezione. E veniamo ora al tema appunto della morte e cerchiamo di capire come ha iniziato a essere rappresentato. Sicuramente vi sarà capitato di vedere giudizi universali, per esempio prendiamo anche Giotto, qui siamo nella Cappella degli Scrovegni a Padova e troviamo un'intera parete, proprio la controfacciata, dove è rappresentato proprio il giudizio universale. Ecco, c'è al centro Cristo, vedete, Cristo giudice, ci sono gli angeli che suonano le trombe in alto, lui è attorniato da 12 apostoli e poi vedete la scena è come divisa in due. Da un lato, guardando l'affresco, abbiamo nel lato sinistro tutti coloro che si salveranno. Nel lato in paradiso abbiamo, vedete lassù in alto ci sono già i beati, tutti gli angeli, i santi in paradiso. In basso a sinistra, guardando l'affresco, abbiamo coloro che andranno in paradiso, mentre coloro che vanno nei gironi dell'inferno sono rappresentati, vedete, a destra. È interessante che Gesù, non a caso, Cristo giudice, sta guardando il lato degli eletti. E guardate chi c'è sotto, lì c'è proprio Enrico Scrovegni, che è colui che ha commissionato la sua cappella, dove tra l'altro è stato sepolto, e lui sta donando un modellino proprio della cappella degli Scrovegni, vedete? E quindi è un'opera con un intento anche di farsi perdonare, diciamo, quello che aveva fatto durante la vita, si diceva che fosse anche un usuraio. Quindi immagini dove c'è il giudizio universale, vale a dire un giudizio dove in un certo senso l'uomo è costretto a scegliere se andare all'inferno o in paradiso, l'anima una volta morto, esistevano, ma rappresentazioni della morte no. Non esistono prima del 1260, cioè nel senso rappresentazione della morte intesa come disfacimento del corpo, intesa come iconografia del macabro. E quindi questi sono temi nuovi, perché il tema del giudizio, abbiamo detto l'inferno e il paradiso, sono sempre esistiti, mentre vedrete, ecco, i temi che entrano in scena, potrei dire, i tre temi fondamentali che iniziano a essere rappresentati dal XIII secolo fino più o meno al 1500 circa. Allora, come ho scritto qui in basso, l'iconografia della morte e il tema del macabro ha un monito che inizia a essere rappresentato solo nel XIII secolo. Nel Medioevo, infatti, la morte era vista come un momento di passaggio, no? Tra la vita terrena e quella ultraterrena. E l'anima si trova a affrontare, come abbiamo visto anche nell'immagine della Cappella degli Scrovegni, del giudizio universale di Giotto, la prospettiva di poter andare o all'inferno o in paradiso. E quindi l'uomo è angosciato, potremmo dire, ma anche speranzoso se ha vissuto cristianamente, di poter andare in paradiso. E nelle chiese, appunto, trovate spesso le raffigurazioni dei giudizi finali sui portali, in controfacciata, a volte nell'ingresso o negli affreschi interni. È interessante però quest'altri tre temi che vi ho scritto in alto, la leggenda dei tre vivi e dei tre morti, il trionfo della morte e la danza macabra, appariranno, per esempio la danza macabra, solo intorno al 1400. Ecco, cosa raffigura la scena che vedete qui? Affreschi dove si trovano incontri di tre vivi e di tre morti, si trovano molte parti, per esempio si trovano in Italia, ma anche si trovano anche all'estero, in Francia. Per esempio in Italia si trovano a Atri, a Subiaco, lo vedremo a Pisa, a Bezzolano. E è interessante, vi dicevo, si trovano anche rappresentate su miniature, come questa. Per esempio una miniatura inglese. Ci sono vivi e morti a confronto in una miniatura inglese. Vedete queste donne vestite così regali, agghindate, caccia al falcone, vedete personaggi e quali vedete proprio scheletrici, morti, con i panni ridotti a brandelli, no? E guardate, la leggenda dei tre vivi e dei tre morti, per esempio, questa è stata rappresentata a Bezzolano in provincia di Asti e la leggenda narra, come vi ho scritto in alto, di tre giovani cavalieri che durante una battuta di caccia, mentre sono a caccia nella foresta, cosa succede? Si trovano davanti tre cadaveri
e generalmente questi cadaveri sono anche in uno stato di decomposizione. Mostrano il loro stato fisico dopo la morte. I cadaveri distesi in delle bare e a volte giacciono, dicevo, in queste bare aperte che ci danno l'opportunità di vedere, e a volte invece sono in piedi, come in questo caso, che si limitano a sorridere dello stupore proprio dei vivi. Guardate i vivi come quando scoprono questi tre morti e come rimangono sorpresi, addirittura c'è il cavallo si imbizzarrisce. È interessante che spesso compare sempre un eremita incappucciato, con un volto coperto. E lui è quasi sempre davanti alle tombe e fa in un certo senso da tramite alla scoperta della propria morte, cioè mette davanti questi personaggi, è una prefigurazione ammonitrice praticamente della sorte umana. E è una minaccia per tutte le gioie, le spensieratezze che spesso noi viviamo. Voi siete a cavallo, vi state divertendo, andate a caccia, bene, sappiate che può succedervi questo e vi toccherà nella vita perché toccherà a tutti.